Le informazioni sulla vita di Pietro Lorenzetti sono scarse e spesso incerte. Si ritiene sia stato attivo tra il 1306 e il 1345, prevalentemente a Siena, uno dei centri culturali più vivaci dell'epoca. Questa mancanza di dati ci obbliga a leggere la sua vita attraverso le opere, ed è proprio lì che emerge con forza la sua personalità artistica. Lorenzetti si forma nella Siena del Trecento, città profondamente diversa da Firenze. Qui domina la tradizione di Duccio di Buoninsegna, caratterizzata da eleganza lineare, spiritualità e raffinatezza cromatica. Ma Siena non è isolata, dialoga con Firenze e con le innovazioni di Giotto. Pietro lavora a stretto contatto con il fratello Ambrogio Lorenzetti, anch'egli protagonista assoluto della pittura senese. Se Ambrogio è più sperimentale sul piano intellettuale e urbano, Pietro è più diretto, emotivo, drammatico. Insieme rappresentano una delle copie artistiche più innovative del Medioevo. Pietro non si limita a seguire una scuola, costruisce una sintesi personale. Da Duccio prende eleganza e colore, da Giotto solidità e realismo. Il risultato è un linguaggio nuovo, in cui la spiritualità medievale incontra la concretezza del mondo reale. Lorenzetti è tra i primi a introdurre un vero naturalismo nella pittura senese. Le sue figure occupano spazio, hanno peso, interagiscono tra loro. Non sono più simboli astratti ma corpi vivi, presenti. Nelle opere realizzate ad Arezzo e soprattutto ad Assisi, Lorenzetti sperimenta una costruzione dello spazio sorprendentemente avanzata. Nella Basilica di San Francesco gli edifici acquistano tridimensionalità, gli ambienti diventano credibili, le scene si sviluppano in profondità. Non è ancora prospettiva rinascimentale, ma è un passo decisivo in quella direzione. Nel ciclo della Passione ad Assisi, Pietro raggiunge uno dei vertici della sua arte. Le scene sono costruite come veri e propri palcoscenici, gesti intensi, emozioni evidenti, relazioni umane credibili. La narrazione sacra diventa esperienza concreta, quasi quotidiana. Uno degli aspetti più moderni di Lorenzetti è l'attenzione ai dettagli. Nell'Ultima Cena compaiono elementi sorprendenti: un cane che lecca un piatto, una serva che riordina, oggetti domestici realistici, non sono semplici decorazioni. Alcuni studiosi li interpretano come simboli morali, allusioni religiose oppure segni di una nuova attenzione alla vita reale. Lorenzetti dimostra una straordinaria abilità nella resa dei materiali, stoffe ricamate, superfici lucide, oggetti quotidiani. La pittura non è solo racconto, ma anche esperienza visiva e tattile. Questo interesse anticipa una sensibilità che diventerà centrale nel Rinascimento. Come molti artisti del suo tempo, Pietro Lorenzetti muore probabilmente durante la peste nel 1348, che devasta Siena e gran parte dell'Europa. La sua morte segna simbolicamente la fine di una stagione artistica straordinaria, ma il suo contributo resta fondamentale. È uno dei grandi precursori del Rinascimento, capace di portare la pittura fuori dalla rigidità medievale verso una nuova visione del mondo. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!